Ciao a tutti, io sono Simona e ben ritornati sul mio canale. Oggi vi voglio far vedere queste bellissime portasaponette. Sono veramente graziose, semplici da fare, molto molto semplici, e può essere un'ottima idea regalo o anche, perché no, una bomboniera per una comunione, per un battesimo, perché comunque, cioè, come potete vedere è tutta bella sia da una parte che dall'altra, rifinita tutta con il fiocchetto, con i fiorellini, ok, può diventare benissimo anche una bomboniera. Quindi, sono semplici, molto semplici, sono 2 parti, quindi si fa prima la parte di sopra, poi la parte di sotto e poi verrà chiuso semplicemente solo con del nastrino di raso, quindi non è niente proprio di difficile. I colori, scegliete voi il colore che, giustamente vi piacciono di più, cioè che vi piace di più. Quindi io oggi invece lo andrò a fare con questo bel verdino acqua, un bel verde acqua, molto carino. Quindi userò quel cotone, quel tipo di colore, poi ho fatto tutto con l'uncinetto da 2,5, poi ci serviranno le forbici, ago da lana, la colla, perché poi andremo ad attaccare qua i fiorellini, e i fiorellini appunto io ho questi qua che li ho presi anche questi su Amazon. Sono molto carini, sono delle roselline che hanno già attaccato praticamente il tulle, e sono molto carine per appunto questo tipo di lavoretti, anche occasioni, perché appunto se bisogna farlo tipo una bomboniera, già con il tulle è già più carino, più rimane più definito, ecco. Quindi io adesso appunto questo ho comprato, vi dico, su Amazon il pacco, come potete vedere, tutto bello colorato, ce ne sono dentro 100, 150, adesso non mi ricordo neanche. Quindi appunto i fiorellini, se non avete i fiorellini, cioè giustamente questi qua, io ho fatto un video proprio apposta di fiorellini, di vari tipi di fiorellini, quindi potete vedere voi su quel video se riuscite a trovare magari quello che più vi piace per decorare, che poi non potete anche metterci niente, potete lasciarli senza fiorellini, non è che li dovete mettere per forza, però secondo me col fiorellino resta più definito. Quindi i fiorellini, e poi ci servirà una saponetta. Io adesso in questo caso ho comprato queste, come misura sono, vanno benissimo, poi le misure più o meno sono uguali come saponetta, non è che cambia molto. E poi ci servirà il nastrino di raso più o meno un 60 centimetri, ok? In modo da fare bene tutto il giro e fare anche un bel fiocchetto, che resta un bel fiocchetto, non proprio tutto striminzito, ok? Perfetto, possiamo anche iniziare. Iniziamo subito facendo cappietto iniziale e avviamo 17 catenelle. Fatte le nostre 17 catenelle, andiamo a contare nella quinta dall'uncinetto, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Quindi in questa qua, nella quinta, andiamo a fare una maglia alta. Quindi proseguiamo su tutte le catenelle a fare le maglie alte e dobbiamo farne fino alla fine, fino a qui praticamente fino all'ultima. In totale devono essere 14 maglie alte. Quindi questa delle catenelle è già la prima, quindi 2, 3, 4, 5, 6. Adesso qua, sempre nell'ultima, facciamo altre 4 maglie alte, tutte nell'ultima catenella. Quindi una,
2, 3 e 4. Adesso andiamo a lavorare a specchio, quindi rifacciamo le nostre 14 maglie alte, però la prima la rifacciamo di nuovo qua, sempre dove abbiamo fatto già una maglia alta e le altre 4 maglie alte. Quindi sempre qua nell'ultima catenella andiamo a fare la prima delle 14 maglie alte che adesso andremo a lavorare qui. E quindi andiamo a lavorare a specchio. Ok, qua vedete? Quindi qui andremo a prendere e a mettere a fare l'altra maglia. Lavoriamo anche la codina, così già la nascondiamo, Quindi arriviamo fino alla fine con 14 maglie alte. Quello che vi consiglio è la catenella, di non prendere solo il filino, cioè solo una parte della catenella, ok? Mettete proprio l'uncinetto dove non so se riuscite a vedere, dove si incrociano i fili, ok? Quindi mettete proprio, vedete, l'uncinetto qua, in modo che non lascia buchi. Il lavoro rimane tutto bello a pari e senza buchi. Ok, continuiamo così fino alla fine. Ho fatto 13 maglie, devo fare l'ultima maglia alta. L'ultima maglia alta è in questa catenella. Siccome all'inizio vi avevo fatto lasciare, cioè avevamo iniziato il lavoro dalla quinta catenella dall'uncinetto, ok? Quindi 3 servono per la prima maglia alta, la quarta era per andare a lavorare adesso l'ultima maglia alta, vedete? Ed è sempre qua, andiamo a fare anche qui 4 maglie alte. E 4. E andiamo a chiudere nella terza catenella che avevamo fatto all'inizio. Adesso per il secondo giro andiamo a fare 3 catenelle che sostituisce la prima maglia alta e poi andiamo di nuovo a lavorare altre 13 maglie alte, quindi per un totale di 14 maglie alte. Ok, fatto le mie 14 maglie alte. Adesso nelle 4 maglie alte che avevamo fatto qui per girare il lavoro andiamo a fare 4 aumenti, quindi da 4 che ne abbiamo sotto ne dobbiamo fare 8. Quindi il primo aumento, il secondo aumento, questo è il terzo e il quarto. E adesso lavoriamo di nuovo 14 maglie alte. Finite le 14 maglie alte, nelle ultime 4 maglie che ci rimangono, anche qui andiamo a fare un aumento, quindi 2 maglie alte per ogni maglia sottostante. E andiamo a chiudere nella terza catenella iniziale. Adesso per il terzo giro andremo a fare 4 catenelle, poi saltiamo subito la maglia che c'è dopo e andiamo a metterci nella maglia successiva con una maglia bassa e stringiamola un pochino.
ok? Adesso un po' quasi tutte le maglie basse che andremo a fare, cerchiamo di stringerlo un pochino, perché se no rimane poi troppo largo il lavoro e non resta bello. Quindi appunto stringiamolo un po'. Quindi di nuovo 4 catenelle, saltiamo una maglia, andiamo nella prossima e facciamo una maglia bassa. Di nuovo 4 catenelle, saltiamo una, andiamo nella prossima a fare una maglia bassa. Ok, dobbiamo formare per tutto il giro questi archetti. 4 catenelle, ne saltiamo una maglia, andiamo nella prossima e chiudiamo con la maglia bassa. Ok, facciamo così tutto il giro. Ho fatto tutto il giro dei miei archetti e sono arrivata qui alla fine. Qui alla fine non facciamo le 4 catenelle e andiamo a chiudere. Per chiudere facciamo una catenella, poi facciamo una maglia alta praticamente dove abbiamo iniziato il tutto, ok? Nella maglia qua sottostante, però la maglia alta la chiudiamo in 3 passaggi. Quindi prendiamo il filo e chiudiamo il primo passaggio, poi chiudiamo il secondo con tutte e due e chiudiamo il terzo. Ok, è una maglia alta chiusa in 3 passaggi, un po' per allungarla. Ok, non è niente di che, molto semplice. Adesso per il quarto giro facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto qua per il terzo giro, quindi 4 catenelle, andiamo nell'archetto a prendere qua nell'archetto e a fare una maglia bassa, quindi ci andiamo a chiudere sopra gli archetti. Di nuovo 4 catenelle, andiamo in questo archetto e chiudiamo con la maglia bassa. Quattro catenelle, entriamo nell'altro archetto e chiudiamo con la maglia bassa. Vedete, vengono gli archetti sovrapposti uno all'altro. Di nuovo 4 catenelle e chiudiamo. Andiamo avanti così per tutto il giro e poi di nuovo vi faccio vedere la chiusura. Ho finito il mio secondo giro di archetti, che sarebbe il quarto giro. Ok, sono arrivata qui alla fine e qui, come potete vedere, è dove ho fatto la maglia alta, la chiusa in 3 volte. Quindi nell'ultimo archetto facciamo ancora la chiusura con la maglia bassa. Ok, poi per andare a chiudere di nuovo facciamo una catenella e una maglia alta, la facciamo praticamente qua, andiamo a prendere la maglia alta, ok, e andiamo a chiudere di nuovo 3 volte, quindi chiudo la prima parte, chiudo questi 2 fili e chiudo gli altri 2 fili, ok, molto semplice. Adesso per il quinto giro andiamo a fare 4 catenelle e nello spazio sotto la maglia alta, quindi proprio qui, ok, dove abbiamo chiuso praticamente, andiamo a fare una maglia alta, una catenella e di nuovo una maglia alta. Quindi è venuto un gruppetto di 3 maglie alte separate da una catenella. Quindi è quello che dovremo andare a fare adesso per tutti gli archetti. Facciamo una catenella, di nuovo andiamo nel prossimo archetto, facciamo la maglia alta, una catenella, un'altra maglia alta, una catenella e un'altra maglia alta.
quindi 3 maglie alte divise da una catenella. Di nuovo la catenella e passiamo nell'altro archetto, quindi di nuovo maglia alta, catenella, maglia alta, catenella, maglia alta. Ok, questa è la lavorazione per tutto il giro. Facciamo tutte maglie alte separate da catenelle, 3 maglie alte per ogni archetto, e per passare nel prossimo archetto si fa anche la catenella. Ho finito tutto il mio giro di maglie alte, come potete vedere. Ho fatto l'ultima maglia alta e la catenella e adesso vado semplicemente a chiudere con una maglia bassissima nella terza catenella iniziale. Adesso per il sesto giro andiamo a fare 5 catenelle e andiamo tra un gruppetto e un altro, quindi questi sono i gruppetti, andiamo qua in mezzo a fare una maglia bassa, sempre un po' tirata, quindi di nuovo 5 catenelle e una maglia bassa in mezzo ai due gruppetti. Di nuovo 5 catenelle e una maglia bassa, e questo è tutto il sesto giro. Ci prepariamo il lavoro per il settimo giro. Poi sono arrivata alla fine del mio giro, ho fatto gli archetti appunto di 5 catenelle. Adesso per fare l'ultimo, vedete, allora questo è il primo archetto che avevo fatto, quindi devo fare l'ultimo. Per fare l'ultimo facciamo 2 catenelle e poi dove abbiamo iniziato, praticamente qua dove abbiamo fatto la chiusura nella terza catenella, andiamo a metterci qua dentro e a fare di nuovo la maglia alta chiusa in 3 passaggi. Quindi 1, 2 e 3. Ok, adesso andiamo direttamente in questo archetto. Ok, allarghiamocelo un po' se tende a chiudersi, e andiamo a fare qua dentro 8 maglie alte. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E nel prossimo archetto, ok, quello successivo, andiamo a fare una maglia bassa, sempre tirandola un po', Quindi andiamo in quello successivo di nuovo e facciamo di nuovo le nostre 8 maglie alte. Fatte le 8 maglie alte, andiamo nell'archetto successivo a fare una maglia bassa. Ok, questo è quello che dobbiamo fare per tutto quest'ultimo giro. Ok, quindi nel prossimo archetto andremo a fare le 8 maglie alte e il prossimo lo useremo per chiudere con una maglia bassa. Ho finito tutto il mio giro, ok, di maglie alte. Adesso per chiudere andiamo a chiudere nella maglia alta che avevamo fatto la chiusura, quella chiusa in 3 volte. Ok, quindi ci andiamo a mettere qui e andiamo a chiudere con una maglia bassissima. Ok, possiamo anche tagliare il filo. Ok, fermiamo col nodino di sicurezza. Ok, e la nostra prima parte è fatta, quindi di questa ne abbiamo bisogno 2. Okay. Allora, finiti di tagliare appunto tutti i nostri filini, nasconderli, prendiamo la parte del rovescio con la parte del rovescio,
ok? E le mettiamo una sopra l'altra. Allora fate attenzione perché può succedere che magari, adesso ve lo faccio vedere, la girate male e quindi non vi ritrovate con gli archetti, cioè gli archetti vi sembrano storti, ok, a confronto del pezzo iniziale, non vi si combaciano bene, ok, gli archetti, quindi basta solo magari girarlo, ok, vedete, e l'archetto, cioè poi ve lo vedete in base a dove sono anche qua tutti i forellini, se combaciano oppure no. Quindi è solo una piccola accortezza che dovete fare per andarli a mettere uno sopra l'altro. Ok, quindi una volta messi così una sopra l'altro, prendiamo il nostro nastrino. Io per aiutarmi lo faccio con l'ago da lana, praticamente lo passo, vedete qua dentro, e poi me lo passo fra tutti i buchetti. Mi viene molto più facile anziché andarci a mettere proprio a spingerlo con il dito. Quindi iniziamo. Dobbiamo andare a mettere il nastrino tra un gruppetto e l'altro, ok? Quindi qua dove c'è lo spazio, vedete? Tra un gruppo di maglie alte e l'altro, ok? Qui facciamo passare il nostro nastro. Quindi, ok, mettiamo uno vicino, uno sopra l'altro. Quindi prendiamo da una parte, vedete, e lo faccio passare dall'altra. E iniziamo qua, così poi abbiamo il nastrino dell'inizio lavoro e poi del fine lavoro dove andremo a fare il fiocco. Quindi passiamo dalla parte dietro, da una parte e dall'altra. Ok, e qui cerchiamo solo di metterlo tutto ben dritto il nastrino, ok, quindi andiamo nell'altro archetto di qua e di qua. Poi passiamo da dietro. Ok, facciamo così per tutto il giro. Qua se si gira il nastrino, appunto, che appunto capita che si può girare, appunto cerchiamo solo di metterlo dritto. Prima di arrivare alla fine a chiudere tutto dobbiamo infilare la nostra saponetta, ok? Quindi prendiamo la saponetta, la inseriamo dentro, ok, e poi possiamo continuare a chiudere. Quindi prendiamo sempre da una parte e dall'altra, ok, e chiudiamo. L'ultimo, quindi da una parte e dall'altra. Ok, possiamo anche togliere l'ago. Qua ci giriamo bene il nastrino. Quindi arrivate qua, lì cerchiamo di prendere, vedete, tutte e due più o meno della stessa misura e li tiriamo un po' in modo che si stringe un po' qua per dare la forma, vedete, del sapone, e stringiamo anche per darci il nastrino a noi per fare il fiocchetto. E quindi qua facciamo semplicemente un fiocchettino. Ok, poi come ho detto, chi vuole metterci i fiorellini, appunto può mettere i fiorellini, se no lo può lasciare già anche così, perché già anche così è molto carino.
a me invece piace di più con i fiorellini, quindi prenderò appunto le mie roselline, ok, e le andrò a mettere qua sulle maglie alte che abbiamo fatto, ok, quindi semplicemente le vado ad attaccare. Ed eccole qua, le nostre portasaponette finite. Sono molto semplici, come avete potuto vedere, e anche molto veloci, quindi si fanno abbastanza in fretta. Come vi dicevo all'inizio, il fiorellino se lo volete mettere oppure no, dipende dove lo volete mettere, ci sono vari modi, potete anche metterlo sul fiocchetto, però messo sul fiocchetto poi rischiate che il sacchettino praticamente non si apra più, perché con la colla, okay, magari non si apre più. Invece chi vuole utilizzare magari la saponetta che c'è dentro, appunto può aprirla, può sfilare la saponetta e poi il sacchettino lo può utilizzare anche per mettere quei pot-pourri per gli armadi, per i cassetti, perché può diventare anche poi un sacchettino per profumazioni, quindi può essere usato in vari modi. Oppure se non ci volete mettere proprio la saponetta dentro e ci volete mettere già il sacchettino della profumazione, lo mettete appunto dentro, lo potete mettere dentro i cassetti, dentro gli armadi. Quindi appunto si può usare in vari modi. Quindi io vi ricordo che se il progetto vi è piaciuto e ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina così vi avverte dei miei prossimi video e lasciate anche un like. E noi ci vediamo al prossimo progetto.